Ci sono storie nel wrestling che parlano di vittorie e poi ci sono storie che parlano di ciò che resta dopo una sconfitta, storie che non finiscono quando suona la campana, ma iniziano proprio lì, nel silenzio, tra le macerie di un sogno spezzato. E quella che sto per raccontarvi oggi non è solo la rivalità tra Sayaka Mitani e Sayaka Kurara, è una storia che parte da molto più lontano, è una storia che parla di eredità, di sacrificio e di una promessa che rischia di essere cancellata per sempre. Per capire davvero, dobbiamo tornare indietro, dobbiamo tornare a quando tutto questo aveva ancora un significato diverso. Dobbiamo tornare a Tam Nakano, perché prima che Sayaka Mitani diventasse il simbolo della dominazione, prima che Kurara diventasse l'ultima speranza, c'era Tam Nakano. C'era il cuore delle Cosmic Angels, c'era una donna che non lottava solo per vincere, ma per dimostrare che nel wrestling poteva esistere qualcosa di più, qualcosa di umano, qualcosa di reale. Le Cosmic Angels non erano solo una stable, erano un'idea, un rifugio, un posto dove le emozioni contavano quanto i risultati. E Tam Nakano ne era l'anima, ma ogni storia fatta di luce, prima o poi, incontra l'oscurità. E quell'oscurità aveva un nome preciso, Sayaka Mitani. Sayaka Mitani però non è sempre stata così, non è sempre stata fredda, distante, quasi spietata. C'è stato un tempo in cui anche lei rappresentava qualcosa di puro, qualcosa di luminoso. Ma col passare degli anni qualcosa è cambiato. Le vittorie hanno iniziato a pesare meno delle aspettative. Il rispetto ha lasciato spazio alla pressione e lentamente, quasi senza accorgersene, Sayaka Mitani ha iniziato a trasformarsi. Non più l'atleta che voleva dimostrare il proprio valore, ma una regina ossessionata dal controllo, dalla superiorità, dal dimostrare che nessuno poteva davvero raggiungerla. E quando questa nuova versione di Sayaka Mitani ha incrociato il cammino di Tam Nakano, non era più una semplice rivalità, era inevitabile, perché Tam Nakano rappresentava tutto ciò che Sayaka Mitani stava iniziando a disprezzare. Le emozioni, la fragilità, l'idea che il wrestling potesse essere qualcosa di più di una semplice lotta per il potere. E così quello che all'inizio sembrava solo uno scontro tra due visioni diverse è diventato qualcosa di molto più personale, molto più crudele. Ogni confronto, ogni parola, ogni sguardo portava con sé una tensione sempre più forte, perché nel profondo questa non era solo una sfida tra due lottatrici, era uno scontro tra due modi di vedere il mondo. Da una parte Tam Nakano, che lottava per proteggere ciò in cui credeva, dall'altra Sayaka Mitani, pronta a distruggere tutto pur di affermare la propria superiorità. E poi siamo arrivati a quel momento, a quella notte che ha cambiato tutto, All Star Grand Kingdom 2025. Un evento che, sulla carta, avrebbe dovuto essere solo un altro grande capitolo nella storia della Stardom, ma che si è trasformato in una fine. Perché in palio non c'era solo una vittoria, non c'era solo un titolo, c'era qualcosa di molto più grande, c'era il futuro di Tam Nakano, c'era la sua carriera, e quando metti in gioco tutto ciò che sei, non esistono più seconde possibilità. Quel match non è stato solo fisico, è stato emotivo, è stato brutale, sotto ogni punto di vista. Tam ha combattuto con tutto quello che aveva, con il cuore, con l'orgoglio, con ogni singola parte di sé, perché sapeva cosa significava perdere, sapeva cosa avrebbe lasciato indietro, ma dall'altra parte c'era una Kamitani che non aveva più esitazioni, una Kamitani che non guardava più in faccia a nessuno, una Kamitani che aveva già deciso come sarebbe andata a finire. E quando la campana ha suonato
quando tutto era finito. Non è rimasta una vincitrice, è rimasto un vuoto. Sayaka Mitani aveva vinto. Aveva dimostrato di essere la più forte, aveva fatto esattamente quello che aveva promesso, ma il prezzo era stato altissimo, perché quella vittoria non ha solo segnato un punto nella sua carriera, ha posto fine a quella di Tam Nakano, e in quel momento qualcosa si è spezzato, non solo per Tam, ma per tutto ciò che rappresentava. Le Cosmic Angels, senza Tam Nakano, non erano più le stesse. Quel senso di unità, di identità, di scopo ha iniziato a scretolarsi. E mentre il mondo cercava di capire cosa sarebbe successo dopo, Sayaka Mitani andava avanti, senza voltarsi indietro, senza rimorsi, come se tutto quello che era successo fosse solo un passo necessario, solo un altro ostacolo superato. Ed è proprio qui che questa storia cambia direzione. Perché mentre una luce si spegneva, da qualche parte un'altra iniziava a brillare. Una luce più piccola, più fragile, ma incredibilmente determinata. Il suo nome era Sayaka Kurara. Kurara non è entrata in questa storia come una rivale, non è entrata come una minaccia, è entrata come una sognatrice, come qualcuno che guardava Sayaka Mitani non con paura, ma con ammirazione. Per lei Kamitani non era il mostro che tutti iniziavano a vedere, era un modello, qualcosa da raggiungere, qualcosa da capire. Ed è proprio questo che rende tutto ancora più tragico, perché mentre il resto del mondo iniziava a vedere la vera natura di Sayaka Mitani, Sayaka Kurara continuava a credere in lei, e forse proprio per questo era destinata a diventare la prossima vittima, perché nel momento in cui scegli di inseguire qualcuno come Sayaka Mitani, beh, devi essere pronto a tutto. Devi essere pronto a fallire, devi essere pronto a perdere, devi essere pronto a vedere il tuo sogno distrutto davanti ai tuoi occhi. Ma Kurara all'inizio questo non lo sapeva, o forse non voleva saperlo. Per lei esisteva solo un obiettivo: migliorare, crescere, dimostrare di poter stare nello stesso ring con quella che considerava la migliore. E così, passo dopo passo, match dopo match, Sayaka Kurara ha iniziato a costruire il suo percorso, non come una semplice rookie, ma come qualcuno che aveva qualcosa da dimostrare, qualcosa di personale, perché per Kurara questa non era solo una carriera, era una missione, era la volontà di dare un senso a tutto quello che era successo, anche alla caduta di Tam Nakano, anche alla trasformazione di Sayaka Mitani. Ma nel wrestling le storie non aspettano nessuno, e prima o poi arriva sempre il momento in cui smetti di inseguire e inizi a essere inseguito. Sì, perché nel wrestling esiste un momento preciso in cui smetti di essere visto come una promessa e inizi a essere percepito come un problema, un ostacolo, una minaccia reale. E per Sayaka Kurara quel momento non è arrivato tutto insieme. Non c'è stato un giorno preciso, una vittoria improvvisa che ha cambiato tutto. È stato qualcosa di più sottile, più pericoloso. È stato un processo lento, fatto di piccoli passi, di miglioramenti costanti, di segnali che all'inizio passavano quasi inosservati, ma che messi insieme raccontavano una verità inevitabile. Kurara stava cambiando, e con lei stava cambiando anche il suo ruolo in questa storia. All'inizio era facile non prenderla sul serio, era la ragazza che sorrideva, quella che parlava di sogni, quella che nonostante tutto continuava a vedere il lato positivo anche nelle sconfitte. Ma nel momento in cui inizi a rialzarti ogni volta, nel momento in cui smetti di spezzarti, nel momento in cui inizi a imparare davvero da ogni caduta, allora le persone iniziano a guardarti in modo diverso. E Sayaka Mitani questo lo ha capito
prima di tutti, perché la Phoenix Queen non è solo una campionessa, è qualcuno che sa leggere le persone, sa capire quando qualcuno è destinato a crescere, sa riconoscere il pericolo, prima ancora che diventi evidente. E quando ha iniziato a osservare Kurara, non ha visto solo una rookie piena di speranze, ha visto qualcosa di più. Qualcosa che col tempo avrebbe potuto diventare un problema reale. E da quel momento il suo atteggiamento è cambiato. Non più indifferenza, non più distanza, ma qualcosa di molto più diretto, più freddo, più crudele. Perché se c'è una cosa che definisce la versione attuale di Sayaka Mitani è il bisogno di controllo. Il bisogno di spegnere qualsiasi minaccia prima ancora che possa crescere davvero. E Kurara, senza nemmeno rendersene conto, stava diventando esattamente questo, una minaccia. Eppure, nonostante tutto, Kurara continuava a guardarla con gli stessi occhi, con lo stesso rispetto, con la stessa convinzione, come se nulla fosse cambiato, come se la Kamitani che aveva davanti fosse ancora quella di un tempo. E questa è forse la parte più affascinante e allo stesso tempo più dolorosa di tutta questa rivalità, perché mentre una delle due evolveva diventando sempre più spietata, l'altra si aggrappava a un'immagine che ormai non esisteva più. Ma nel wrestling la realtà arriva sempre. Prima o poi arriva sempre. E per Kurara quel momento ha iniziato a prendere forma quando ha smesso di limitarsi a resistere e ha iniziato a rispondere. Non più solo difesa, non più solo sopravvivenza, ma azione, iniziativa, determinazione. I suoi colpi diventavano più precisi, le sue scelte più coraggiose, le sue prestazioni più solide. E improvvisamente quello che prima sembrava impossibile ha iniziato a sembrare reale. Kurara poteva davvero competere con Sayaka Mitani. Non era ancora al suo livello, non ancora, ma la distanza si stava accorciando. E quando questo succede, cambia tutto. Cambia il modo in cui entri nel ring, cambia il modo in cui ti guardano, cambia il modo in cui vieni trattato e soprattutto cambia il modo in cui vieni affrontato. Perché Sayaka Mitani non combatte contro chi non considera una minaccia, ma quando decide che lo sei, allora non si limita a batterti, cerca di distruggerti. E i segnali hanno iniziato a diventare sempre più chiari, attacchi improvvisi, parole sempre più dure, un atteggiamento che non lasciava spazio a interpretazioni. Kamitani non vedeva più Kurara come una fan, non la vedeva più come una giovane promessa, la vedeva come qualcuno da eliminare, qualcuno che non doveva arrivare al livello successivo. Ma a volte, quando cerchi di spegnere qualcosa, finisci solo per alimentarlo, perché ogni attacco, ogni umiliazione, ogni tentativo di metterla al suo posto non hanno fatto altro che rafforzare Sayaka Kurara. Ha iniziato a perdere qualcosa, sì, ha perso quella leggerezza iniziale, ha perso una parte della sua innocenza, ma in cambio, ha trovato qualcosa di molto più importante. Ha trovato una ragione, non stava più lottando solo per diventare come Kamitani. Stava lottando per dimostrare che Saya si sbagliava. E questo è il momento in cui una rivalità cambia davvero. Quando smette di essere una questione di crescita e diventa una questione personale. Perché a quel punto non si trattava più di vincere o perdere, si trattava di dimostrare chi ha ragione. Si trattava di capire quale visione è quella giusta. Se il mondo è davvero come lo vede Sayaka Mitani, freddo, spietato, senza spazio per le emozioni, oppure se esiste ancora qualcosa da salvare, qualcosa che vale la pena proteggere. E qui entra in gioco un elemento fondamentale, qualcosa che non è mai davvero scomparso, anche
dopo la caduta di Tam Nakano, qualcosa che ha continuato a esistere nonostante tutto, le Cosmic Angels, perché anche senza Tam, anche dopo quella notte a All Star Grand Kingdom 2025, il suo spirito non è mai andato via del tutto. È rimasto nelle persone che ha lasciato, è rimasto nelle idee che ha costruito, ed è rimasto soprattutto in Sayaka Kurara. Kurara non è solo una wrestler in crescita, è l'eredità vivente di Tam Nakano. È la prova che ciò in cui Tam credeva, non è morto davvero. E questo per Sayaka Mitani è inaccettabile. Perché se c'è una cosa che Kamitani ha dimostrato è che quando decide di chiudere un capitolo lo fa fino in fondo, senza lasciare tracce, senza lasciare possibilità di ritorno. E le Cosmic Angels in questo momento rappresentano esattamente questo, un capitolo che non è ancora stato completamente cancellato. Ed è qui che la storia raggiunge un nuovo livello, perché quel che ci attende a All Star Grand Kingdom 2026 tra Sayaka Mitani e Sayaka Kurara non è solo un altro match titolato, non è solo un'altra difesa del World of Stardom Championship, è una sentenza, perché questa volta la stipulazione cambia tutto. Se Sayaka Kurara perde, le Cosmic Angels verranno sciolte per sempre. Non è solo una sconfitta, non è solo un passo indietro, è la fine di tutto, è la cancellazione definitiva di ciò che Tam Nakano ha costruito. È la prova finale che nel mondo di Sayaka Mitani non c'è spazio per i sogni, e a quel punto la domanda non è più se Kurara può vincere, la domanda è cosa succede se perde? Perché uscire sconfitta da All Star Grand Kingdom significherebbe perdere tutto. Non solo un match, non solo un titolo, ma un'identità, una famiglia, un'eredità. E quando metti qualcuno in una situazione del genere, non sai mai cosa aspettarti. Perché alcune persone sotto pressione si spezzano, altre cambiano. E Sayaka Kurara, arrivata a questo punto, non è più la ragazza che sorrideva all'inizio di questa storia, è qualcosa di diverso, qualcosa che nemmeno Sayaka Mitani può più permettersi di sottovalutare. E a questo punto tutto quello che resta è il 26 aprile, tutto quello che resta è All Star Grand Kingdom 2026, non più parole, non più promesse, non più possibilità di rimandare. Solo un ring, solo un titolo e una verità che aspetta di essere rivelata. Perché quando arrivi a questo punto di una storia, non esistono più zone grigie, non esistono più scuse, esiste solo il risultato. E il risultato questa volta avrà conseguenze irreversibili. Da una parte Sayaka Mitani, la campionessa, il simbolo di un'era costruita sulla superiorità, sul controllo, sulla convinzione che per arrivare in cima devi essere pronto a lasciare indietro tutto il resto. La Fearless Queen non combatte più per dimostrare qualcosa, non ne ha bisogno. Ha già dimostrato tutto, ha battuto chiunque, ha superato ogni ostacolo, ha persino posto fine alla carriera di Tam Nakano. E se c'è una cosa che questa versione di Sayaka Mitani ha imparato è che non esiste nulla che non possa essere distrutto. Dall'altra parte, Sayaka Kurara, non più una rookie, non più una sognatrice ingenua, ma una wrestler che ha attraversato ogni fase possibile, l'ammirazione, la crescita, la delusione, la rabbia e ora la responsabilità. Perché questa volta non sta combattendo solo per se stessa, sta combattendo per qualcosa che va oltre, sta combattendo per ciò che resta delle Cosmic Angels, sta combattendo per ciò che Tam Nakano ha lasciato dietro di sé. Sta combattendo per dimostrare che quella storia non è finita per davvero. E forse è proprio questo il punto più importante, perché questo match non è solo Kamitani contro Kurara, è passato contro futuro, è ciò che è stato contro ciò che potrebbe essere.
è la prova definitiva di quale visione è destinata a sopravvivere. Se quella fredda, spietata, inarrestabile di Sayaka Mitani, oppure quella fragile, emotiva, ma incredibilmente resistente che Tam Nakano ha cercato di proteggere fino alla fine. Ma c'è un dettaglio che non può essere ignorato. Un dettaglio che cambia completamente la prospettiva. Perché mentre Sayaka Kurara arriva a questo match con tutto da perdere, Sayaka Mitani arriva con tutto sotto controllo. E quando sei in controllo, quando non hai dubbi, quando sei convinta di essere un passo avanti a tutti, è lì che diventi davvero pericolosa. Sayaka Mitani non vede questo match come una sfida, lo vede come una conclusione, l'ultimo passo, l'ultimo atto necessario per chiudere definitivamente un capitolo che, secondo lei, sarebbe dovuto finire già un anno fa. Le Cosmic Angels, per Sayaka Mitani, non sono solo un eco, un ricordo che non ha più motivo di esistere. E Sayaka Kurara è semplicemente l'ultima persona che ancora non ha capito come funziona davvero questo mondo. Ma il problema è che Kurara lo ha capito e come. Lo ha capito ogni volta che è caduta, lo ha capito ogni volta che è stata messa al suo posto. Lo ha capito ogni volta che ha visto Sayaka Mitani fare ciò che voleva, senza esitazioni, senza rimorsi. E invece di allontanarsi, invece di rinunciare, ha scelto di restare, ha scelto di affrontarla, ha scelto di arrivare fin qui, sapendo esattamente cosa c'era in gioco. E quando qualcuno prende una decisione del genere, non lo fai per caso, lo fai perché sei pronta, ma essere pronti, non significa essere abbastanza. Ed è qui che questa storia diventa davvero difficile da leggere, perché tutto, assolutamente tutto, sembra portare verso una direzione precisa, una direzione che, se ci pensi, è coerente con tutto quello che abbiamo visto finora. Sayaka Mitani non ha mai davvero perso il controllo, non ha mai davvero vacillato. Ogni volta che qualcuno si è avvicinato, lei ha trovato il modo di fermarlo, di riportarlo indietro, di ricordargli quale fosse la realtà. E allora la domanda diventa inevitabile. Perché questa volta dovrebbe essere diverso? Perché proprio Sayaka Kurara dovrebbe riuscire dove tutte le altre hanno fallito? La risposta, per quanto possa sembrare dura, è che forse non ci riuscirà. Perché a volte nel wrestling la storia più potente non è quella della vittoria, è quello della caduta. È quella del momento in cui tutto crolla, in cui perdi tutto, in cui ti ritrovi senza niente e devi capire chi sei davvero. E se Sayaka Kurara, per quanto sia cresciuta, per quanto sia migliorata, per quanto sia cambiata, potrebbe, non essere ancora arrivata a quel punto. E allora eccoci qui, alla conclusione, al momento in cui tutto si decide. E il mio pronostico è che Sayaka Mitani vincerà. Vincerà perché è ancora il muro che nessuno è riuscito a superare. Vincerà perché questa storia, per funzionare davvero, ha bisogno di un ultimo colpo, il più duro, il più devastante. Vincerà perché la caduta di Sayaka Kurara è il passo necessario per la sua vera rinascita. E questo significa una cosa sola. Le Cosmic Angels finiranno. E quando succederà, quando tutto ciò che Tam Nakano ha costruito verrà cancellato definitivamente, quando Sayaka Kurara si ritroverà da sola, senza più nulla a cui aggrapparsi, è lì che questa storia ricomincerà per davvero. Perché è facile credere nei sogni quando tutto va bene, è facile lottare quando hai qualcuno accanto, ma quando perdi tutto, quando non resta più niente, è lì che scopri chi sei davvero. E forse proprio in quel momento Sayaka Kurara smetterà finalmente di inseguire Sayaka Mitani e inizierà a diventare qualcuno che può davvero superarla. Perché questa storia in realtà non parla di chi vincerà il 26 aprile, parla
di chi vincerà alla fine. E quella risposta, beh, non è ancora stata scritta.